Buongiorno, oggi parleremo dei rimedi rescue dei fiori di Bach. Quali sono questi rimedi? Sono due, sono la Rescue Cream e la Rescue Remedy. Ci occuperemo in particolare della Rescue Cream con qualche riferimento alle gocce di Rescue Remedy, ma unicamente come utilizzo esterno, cioè sulla pelle. Ovviamente la Rescue Remedy ha altri usi per via orale, ma questi non li consideriamo in questa sede. Quello che faremo oggi è un approfondimento delle possibilità di utilizzo della Rescue Cream. Io sono un medico, mi occupo dal 1995 di floriterapia di Bach e con questi curo me stesso, le persone a me care e coloro che si rivolgono a me per essere aiutati nei loro problemi fisici o meno con i fiori di Bach. La Rescue Cream è una cosa ormai molto diffusa, è un rimedio molto diffuso nel mondo, molto noto, e le sue proprietà sono ormai accettate e conosciute da tantissime persone. Quello che però si conosce poco è la possibilità di usare questa crema su situazioni che non considereremmo possibili da risolvere con i fiori, con la Rescue Cream, ossia la Rescue Cream viene venduta in baratto in tubetti da 30 grammi, quindi in quantità estremamente limitata, e chiunque l'abbia provato sulle punture di insetti, sulle scottature, su varie situazioni in cui generalmente viene usata la Rescue Cream, ha potuto provare su se stesso l'efficacia, la rapidità d'azione e la notevole velocità rispetto a quelli che sono tutti gli altri rimedi, anche farmacologici, conosciuti e diffusi normalmente. Quindi le sue capacità sono note, ma sono limitate dal fatto che queste sue possibilità sono limitate dal fatto che la quantità è limitata, ossia se tutti pensiamo di poter mettere la Rescue Cream, se siamo rimasti scottati ad esempio dal contatto con una medusa, difficilmente qualcuno di noi penserebbe di poter usare la Rescue Cream per curarsi un mal di gola, per farlo guarire rapidamente, come per poter far andare via la tosse. Queste sono situazioni nei quali difficilmente qualcuno può pensare di usare la crema, proprio perché le quantità che servono in questi casi sono piuttosto elevate. Un conto è mettere un po' di crema su una puntura, un conto è invece spalmare il collo, quindi tutta la gola, e anche la parte un pochino più estesa, come ovviamente il torace in caso di tosse. E non è facile associare questa cosa, visto il costo elevato. Un tubetto di crema costa circa 12 euro e quindi siamo un pochino in difficoltà a usarne grosse quantità. Ora, è possibile però, ho scoperto e quindi voglio condividerlo con voi, che è possibile curare queste cose rapidamente e bene con la crema, risolvendo anche il problema della quantità, ossia poter avere a disposizione tanta crema a un costo bassissimo. Quindi quello che faremo in questa sessione è insegnarvi come preparare la crema e come poterla usare nelle varie situazioni che io ho sperimentato. Ora, il fatto che chi conosce i fiori non ha nessun problema a credere che possa funzionare, li ha già usati su di sé, quindi sa benissimo che i fiori funzionano. Chi non li ha usati potrebbe chiedersi, ma come fanno queste poche essenze messe dentro un barattolo di crema a aiutare effettivamente a guarire? Beh, l'unico modo è provare, ovviamente. Io posso dire tranquillamente che per le persone che ho trattato, le persone su di me, sui miei cari, eccetera, eccetera, questo funziona. Funzionerà sempre e comunque? Il mio pensiero è di sì, ma questo non lo sappiamo. L'unico modo per scoprirlo è che anche voi le usiate e potrete scoprire l'effetto fantastico che queste essenze hanno, che questo rimedio ha sulla nostra salute. Come avere a disposizione grosse quantità di crema è un altro problema, ovviamente, però c'è modo di ottenerlo in modo molto semplice. Vedete che davanti a me ho un barattolo piuttosto grosso, sono circa 400 grammi, di una crema idratante in formulazione soft, quindi facile da spalmare. A questa basta aggiungere 10 gocce di ogni essenza del Rescue Cream. Qui le essenze sono Clematis, Impatiens, Rock Rose, Cherry Plum, Star of Bethlehem e Crab Apple. Queste sono le 6 essenze che costituiscono la Rescue Cream. Ora, 10 gocce di una di queste essenze vanno messe dentro questo barattolo. Molto semplice, si apre il barattolo, si solleva, 10 gocce di ogni essenza e si mescola o con un bastoncino di plastica o uno di legno. Questo è un abbassalingua normalissimo, va benissimo. Io eviterei, per tradizione, si preferisce non far entrare in contatto i fiori con qualcosa di metallico, quindi non userei qualcosa di metallico, ma semplicemente una cosa di legno o di plastica.
Ora la nostra crema è pronta, è in quantità piuttosto importanti, quindi non dovremo lesinare nel suo uso e possiamo passare a mostrare come si prepara il Rescue Remedy. Il Rescue Remedy, come vedete, è un flaconcino contenuto in un flaconcino da 30 ml di vetro con pipetta, si trova facilmente in qualunque farmacia, a cui va aggiunto, a questo brandy, 4 gocce di ognuno dei rimedi del Rescue Remedy. Questi sono Rock Rose, Impatience, Clematis, Cherry Plum e Star of Bethlehem. Una volta uniti 4 gocce ciascuna di queste essenze, il vostro Rescue Remedy è pronto e quindi potrete usarlo per tutti i casi in cui è indicato, compresi i casi che verranno illustrati, che sono per uso ovviamente topico, cioè sulla superficie del corpo. Avendo già pronto il Rescue Remedy, posso passare a preparare quello che è un collirio del Rescue Remedy, un collirio Remedy. Questo qui ovviamente, essendo un collirio, va usato per gli occhi, in tutti i casi di irritazione, in tutti i casi di difficoltà, di fastidio, di stanchezza degli occhi, è ottimo. La preparazione è molto semplice e assolutamente economica. Allora, basta avere un flaconcino di soluzione fisiologica da 10 ml, lo trovate tranquillamente in farmacia, così come trovate tranquillamente nelle farmacie anche questo flaconcino da poter usare per preparare il Rescue Remedy. Una volta che avete il vostro flaconcino di soluzione fisiologica lo aprite, ok? A questo flaconcino aggiungete 2 gocce di Rescue Remedy come vi faccio vedere. Mi raccomando, è importante che spremiate bene fuori l'aria. A questo punto appoggiate una goccia e riaspirate. Nuovamente bene fuori l'aria, fate cadere un'altra goccia, aspirate e avete preparato il vostro collirio, non c'è bisogno d'altro. Il collirio è pronto e si mantiene per svariati mesi, quindi l'ho provato su di me tranquillamente. L'unica cosa, fate attenzione a non toccare mai la parte superiore, quindi l'imboccatura del flaconcino, altrimenti contaminate e questo potrebbe pregiudicarne la sua durata, la sua validità. Ma per il resto il flaconcino di collirio è pronto e vi durerà senza tenerlo da nessuna parte, non va in frigorifero, da nessuna parte, lo tenete tranquillamente dove vi è più comodo e per qualche mese lo avrete a disposizione. Ora abbiamo pronto tutto e possiamo passare a vedere caso per caso i vari utilizzi della crema, del Rescue Remedy in gocce e del collirio.